Salve a tutti e benvenuti su Hot Game Reviews. In questo video vi parlerò di Shut Up and Dance, gioco sviluppato da Boring Games. La storia del gioco è completa, ma lo sviluppatore ha deciso di re-renderizzare i vecchi episodi per dare all'intera opera un aspetto più appetibile. La storia parla di un giovane ragazzo, che è costretto a cambiare le sue abitudini di vita dopo che la persona che si prendeva cura di lui muore per circostanze misteriose. Messo alle strette, il nostro protagonista dovrà accontentarsi di un lavoro che non gli offre alcuna stabilità economica, finché un giorno una donna gli offre un'opportunità lavorativa che in qualche modo cambierà la sua vita. Parlando del gameplay, Shut Up and Dance è una completa visual novel. Durante la storia ci troveremo di fronte a numerose scelte, che anche se non tutte avranno un grosso impatto sulla trama principale, lo avranno per quanto riguarda i personaggi. Infatti molte opzioni di dialogo, una volta scelte, ci condurranno a un determinato percorso, e ci faranno visualizzare delle scene esclusive per quei personaggi, e l'unico modo di vedere le altre sarà ricominciare il gioco dal principio. C'è sicuramente da dire che senza seguire una guida sarà alle volte difficile intuire cosa comporterà una determinata scelta, e alcune di queste, che potrebbero sembrare poco importanti nei capitoli iniziali, potrebbero rivelarsi essenziali nelle fasi finali di gioco, per non perdersi alcuna scena a cui magari siamo interessati. Per quanto riguarda la storia, vi confesso che non l'ho trovata particolarmente avvincente, ma questa è comunque riuscita a catturare la mia attenzione, tenendo per buona parte un certo alone di mistero, legato agli esperimenti del nostro protagonista, che oltre che a rendere alcuni avvenimenti più divertenti, lo porteranno alla verità, che tanto va cercando. Quello che è a mio avviso un punto debole dell'opera sono i personaggi. Questi, come spesso accade in giochi di questo tipo, saranno fin dai primi momenti di gioco troppo tentati dal protagonista, non riuscendo a sviluppare in maniera graduale i rapporti, ed iniziando sin da subito relazioni, con personaggi con cui mi sarei aspettato decisamente un avanzamento più lento. E senza contare l'ulteriore aggiunta di personaggi secondari, che intraprendono discorsi che in una situazione normale non potrebbero mai esistere. Your mom's a MILF, man. A mom I'd like to F. Dude, totally. Totally, dude. Definitely spot on. Adesso per quanto riguarda il render, questo è sicuramente di alto livello. Alcuni personaggi riescono ad avere un impatto quasi realistico, che sicuramente riesce a rendere piacevole il susseguirsi degli eventi e delle numerose scene che avremo. Come ho già anticipato, al momento di questa recensione il gioco non è stato ancora del tutto rinnovato, ed alcuni capitoli, per quanto comunque non di pessima qualità, sono graficamente molto lontani da quelli che hanno subito una rielaborazione, e sta a voi decidere se giocarli subito o attendere che siano completi. E lo stesso si può dire delle animazioni, che sono di qualità eccelsa nei capitoli rifatti, mentre discrete in quelli più vecchi. È il momento di ricapitolare pregi e difetti, che si focalizzeranno soltanto sulle parti rifatte del gioco. Ed inizio dai pregi con la storia, che ho trovato abbastanza buona. Il render, di ottima qualità. Le animazioni, anche queste ottime. E la musica, che accompagna bene il gameplay. Tra i difetti, invece, inserisco la caratterizzazione, che per molti personaggi è appena accennata. La velocità dei rapporti, che a mio avviso avvengono troppo rapidamente, e il walkthrough consigliato, se volete perdervi meno scene possibili. Per quanto riguarda il voto, quello che mi sento di dare è 8,5. Shut Up and Dance è sicuramente un buon gioco, che personalmente mi sento di consigliare. Grazie per aver seguito questa puntata di Hot Game Reviews. Lascio in descrizione la pagina Patreon dell'autore e il walkthrough del gioco in caso vi serva. E se avete qualche domanda da farmi, o volete dirmi qualcosa, lasciate pure un commento. Alla prossima!